Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Amitriptilina Milan, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento. 8 novembre 2021. Cos'è Amitriptilina Milan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere amitriptilina Milan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è amitriptilina Milan? Amitriptilina Milan è un farmaco a base del principio attivo amitriptilina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi triciclici e nello specifico inibitori non selettivi della monoamino ricaptazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Amitriptilina Milan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Amitriptilina Milan 40 mg/ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amitriptilina cloridrato. Gruppo terapeutico: antidepressivi triciclici. Forma farmaceutica: gocce. Indicazioni: depressione endogena. Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva. Depressione reattiva. Depressione mascherata. Depressione neurotica. Depressione in corso di psicosi schizofreniche. Depressioni involutive. Depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche. Profilassi dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti. Trattamento del dolore neuropatico periferico dell'adulto. Posologia. Terapia delle depressioni. Trattamento ambulatoriale. Il trattamento ambulatoriale comporta la somministrazione di una dose iniziale di 50 mg di amitriptilina Milan al giorno che, secondo la necessità del caso, potrà essere ridotta oppure aumentata progressivamente sino al conseguimento dell'effetto ottimale. Di questa dose, 30 mg vanno somministrati la sera al momento di coricarsi, 10 mg il mattino e 10 mg a mezzogiorno, una goccia uguale 2 mg di amitriptilina. Nei malati anziani o giovani, posologie più deboli sono in genere sufficienti. Trattamento ospedaliero. Terapia iniziale. Si inizia con la dose di 25 mg, da ripetere 2-4 volte nel corso della giornata, dose totale /10-50-100 mg. In caso di necessità la dose totale giornaliera può essere portata sino a 200-250 mg. Stabilita la dose iniziale ottimale, la si può mantenere per 1-3 settimane, per poi discendere gradualmente sino alla dose efficace di mantenimento. Terapia di mantenimento. La dose di mantenimento deve essere stabilita caso per caso. Generalmente è di 25 mg ripetuta 2-4 volte nella giornata. Nei pazienti giovani ed in quelli anziani spesso sono sufficienti dosi inferiori. Amitriptilina Milan può essere associato ad altri psicofarmaci, neurolettici, tranquillanti, ipnotici, come pure alla terapia fisica. Nel trattamento di pazienti anziani, la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Profilassi dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti. Il trattamento profilattico dell'emicrania e delle cefalee croniche o ricorrenti prevede la somministrazione di una dose iniziale di 30-50 mg di amitriptilina Milan al giorno che, secondo la necessità del caso, potrà essere ridotta oppure aumentata progressivamente sino al conseguimento dell'effetto ottimale. Di questa dose, la frazione posologica maggiore va somministrata la sera al momento di coricarsi, una seconda al mattino ed una terza a mezzogiorno, una goccia uguale 2 mg di amitriptilina. Nei malati anziani o giovani, posologie più deboli sono in genere sufficienti. Trattamento del dolore neuropatico. Il trattamento deve iniziare a basse dosi, da 12,5 mg a 25 mg al giorno per una settimana.
La dose è poi aumentata tutte le settimane con incrementi graduali da 12,5 mg a 25 mg a seconda della tollerabilità. La posologia è individuale e varia da 50 mg a 150 mg al giorno e deve tenere conto di eventuali trattamenti analgesici associati. La terapia di mantenimento deve essere condotta alla più bassa dose efficace, valutando periodicamente l'opportunità di un'interruzione del trattamento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Glaucoma. Ipertrofia prostatica, stenosi pilorica e altre affezioni stenosanti dell'apparato gastroenterico e genitourinario. Malattie epatiche. Insufficienza cardiaca. Disturbi del ritmo e della conduzione miocardica. Periodo di recupero post-infartuale. Gli antidepressivi triciclici non devono essere utilizzati per il trattamento di bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Poiché il farmaco può causare ipotensione ortostatica, variazioni della glicemia, turbe dell'emopoiesi, del fegato e del rene, è raccomandabile eseguire periodici controlli della pressione arteriosa, della glicemia, della crasi ematica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori delle monoamminossidasi. Gli antidepressivi triciclici non devono essere associati a farmaci MAO irreversibili per la possibilità di gravi effetti collaterali, ipertermia, convulsioni, coma e exitus. Qualora si renda indispensabile sostituire, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere amitriptilina Milan insieme ad altri farmaci come l'inezolida Accord Healthcare, l'inezolida Accord, l'inezolida Aurobindo Italia, l'inezolida Aurobindo, l'inezolid Cabi, l'inezolid Crcadid D, l'inezolid Crca, l'inezolid Milan Pharma, l'inezolid Teva, Nervaxon, Zevoxid, compressa rivestita, Zevoxid, granulato, Zevoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere amitriptilina Milan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere amitriptilina Milan durante la gravidanza e l'allattamento? Non essendo disponibili, a tutt'oggi, dati sufficienti relativi all'impiego degli antidepressivi triciclici nelle donne in stato di gravidanza, amitriptilina Milan andrà utilizzata solo se il potenziale beneficio per la madre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amitriptilina Milan compromette la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Il prodotto può indurre turbe della visione, attenuare la prontezza dei riflessi ed interferire sul normale grado di vigilanza. Di ciò debbono essere avvertiti coloro che conducono autoveicoli o altri macchinari o svolgono lavori pericolosi. Effetti indesiderati legati alla classe farmacologica. Studi epidemiologici, condotti soprattutto in pazienti di 50 anni ed oltre trattati con SRI e antidepressivi triciclici, hanno mostrato un aumento del rischio di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio di amitriptilina cloridrato può manifestarsi con secchezza delle fauci, midriasi, tachicardia ed aritmia, acidosi metabolica, ipocaliemia, iponatriemia, ipotensione, depressione respiratoria, ritenzione urinaria e, nei casi di sovradosaggio massiccio, coma, convulsioni ed allucinazioni. Il trattamento è sintomatico. La lavanda gastrica può essere utile, poiché le proprietà anticolinergiche dell'amitriptilina ne rallentano l'assorbimento. I bambini sono particolarmente sensibili alla cardiotossicità, convulsioni e all'iponatriemia. È possibile somministrare neostigmina, prostigmina, per lenta infusione endovenosa, con monitoraggio elettrocardiografico continuo, al fine di contrastare gli effetti cardiaci. Tale trattamento può essere ripetuto, se necessario, a intervalli di mezz'ora. L'ipotensione dovrebbe essere trattata con miteraminiolo. Le convulsioni possono essere controllate con diazepam o fenobarbital. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidepressivo, codice ATC. N06A09.
Specialità medicinale contenente amitriptilina, un antidepressivo appartenente al gruppo dei triciclici. Tale sostanza è caratterizzata dal punto di vista farmacologico da un'evidente attività anticolinergica, proprietà farmacocinetiche. L'amitriptilina è assorbita bene per via orale, si lega in alta percentuale alle proteine del plasma e subisce l'azione degli enzimi microsomiali del fegato. Sono stati identificati 8 metaboliti derivati, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta dell'amitriptilina. DL50 per os nel ratto maschio pari a 900 mg/kg. DL50 per os nel ratto femmina pari a 825 mg/kg. DL50 per os nel coniglio pari, elenco degli eccipienti: acqua depurata, acido cloridrico. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di amitriptilina Milana a base di amitriptilina cloridrato sono amitriptilina EG, Laroxil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.